Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video dei Tickets for Life. Ci troviamo in Ungheria, paese bellissimo ma che ci ha dato un po' di problemi. Infatti abbiamo un grandissimo problema con la connessione internet. Addirittura sui nostri telefoni non ci è nemmeno arrivato il messaggio di benvenuto in questo paese. Solitamente quando uno varca un confine ti arriva un messaggio dove ti dice: sei entrato in Spagna, sei entrato in Germania, sei entrato in Brasile, navighi in questo paese con questa tariffa, e se navighi su internet o se fa delle chiamate i prezzi sono questi, e questo succede in tutti i luoghi. Ma qui in Ungheria niente, non ci è arrivato nessun messaggio, né sul telefono mio e nemmeno su quello di Marta. Abbiamo tutte e due poste mobili, magari con altri operatori questa cosa non succede, questo non possiamo saperlo. Fatto sta che i nostri telefoni hanno una grande difficoltà a connettersi, a volte si prende qualche segnale ma sono molto deboli. Abbiamo fatto una SIM locale con la compagnia telefonica Yettel, ma anche qui abbiamo pochissimi giga a dei prezzi poco convenienti, e noi con i giga ci lavoriamo, perché solamente per caricare un video consumiamo 6-7 giga. Ovviamente questo problema lo riscontriamo anche per la navigazione. Infatti Google Maps non ci funziona, a meno che uno non vada a caricare delle mappe anticipatamente. Capite bene poi che senza connessione vi trovate una mappa completamente bianca. E quindi per ovviare a questo problema, ma non solo, abbiamo preso un prodotto che vogliamo installare sul nostro Charlie, che ci faciliterà non poco la vita. Il prodotto che abbiamo scelto è questa stazione multimediale completa di tutto. Pensate che con questo noi possiamo navigare con le mappe fuori linea, quindi non online, possiamo ascoltare l'autoradio, questo ovviamente quando abbiamo internet. Possiamo anche utilizzare il display, che è touchscreen, come telecamera posteriore, perché infatti questo kit è dotato anche di una telecamerina che possiamo installare dietro il paraurti, sotto la targa, dove vogliamo. E quando andiamo ad inserire la retrocamera, con un sensore collegata appunto alle marce, si attiverà il monitor facendoci vedere la parte posteriore della strada con le distanze come hanno tutte le retrocamere. Quindi è un prodotto molto utile anche in questo senso, perché noi con il solo specchietto centrale abbiamo pochissima visibilità. Questa funzione poi piace moltissimo a Marta, perché ogni volta che siamo in condizioni difficili, spesso e volentieri a Marta tocca scendere per farmi indicare la strada giusta senza incorrere in ostacoli. Possiamo poi utilizzare questo prodotto anche come un tablet, perché di fatto questo ha la funzione di riprodurre tutto quello che vediamo sul nostro telefono. Collegandolo via wifi o con il Bluetooth possiamo vedere il contenuto del nostro telefono. Possiamo utilizzarlo anche per visualizzare i video su YouTube, quindi possiamo seguire le nostre dirette in Premiere, possiamo vedere su uno schermo più grande anche i vostri messaggi che ci scrivete in chat, quindi ha molte funzioni che ci attirano. Diciamo però che la principale è quella di utilizzarlo come navigatore, perché in questo modo posso fare a meno di utilizzare il telefono, evitando surriscaldamenti troppo prolungati. Quindi praticamente noi installeremo delle mappe gratuite all'interno di questo prodotto e potremo così navigare con il solo GPS, e non utilizzeremo più appunto né la connessione internet e tantomeno il nostro telefono. Mentre la seconda funzione che a noi interessa principalmente è anche quella della retrocamera, come vi dicevo poc'anzi. Dal momento che questo prodotto ci dava la possibilità di utilizzare entrambe le funzioni più una molteplice serie di altre utilità, l'abbiamo scelto appunto per questo motivo. Ora andiamo subito ad aprire la scatola e vediamo cosa c'è al suo interno. Il modello in questione si chiama Carpuride 901 Pro, quindi è un prodotto professionale. Lo andiamo ad aprire e vediamo subito il tablet, il monitor di cui è dotato, che è bello grande, come vedete. Praticamente più di una mano. Vedete, lo schermo è bello grande, ha un monitor touchscreen IPS da 9 pollici, quindi promette di essere anche bello luminoso. È abbastanza sottile e sul retro ha gli agganci per poter mettere la staffa di supporto, oltre a poi ai collegamenti elettrici.
Qui dentro poi abbiamo tutti i cablaggi, tra cui anche la telecamera, che è molto piccolina, quindi è anche invisibile ad occhi indiscreti. Si può piazzare praticamente ovunque. Abbiamo una ventosa per poterla fissare ad esempio sul parabrezza, un'altra staffa di supporto, un adesivo 3M e l'attacco della accendisigari. Abbiamo aperto la confezione e al suo interno abbiamo trovato tutta questa componentistica. Quindi, come detto, abbiamo il display vero e proprio, che a primo impatto sembra molto bello, lo proveremo subito. Abbiamo tutti i cablaggi, quindi l'alimentazione tramite accendisigari, il cavo per poter collegare la retrocamera waterproof IPS, che possiamo collegare quindi da qualunque parte, e i vari supporti. Degna di nota anche la ventosa, che mi sembra bella grande, e qualora aveste problemi a trovare una superficie piatta dove installarla, la Carpuride ha pensato bene di darvi in fornitura questo dischetto che basterà avvitare su qualunque superficie e poi successivamente potrete mettere la ventosa direttamente qui sopra. Quindi una bella pensata molto utile. Andiamo adesso ad installare questo dispositivo. Come prima cosa andiamo a fissare il braccetto con la ventosa. La nostra idea è quella di piazzare la ventosa in questa posizione e il braccetto frontale, in modo da avere il display bello visibile qui sulla parte centrale del nostro cruscotto. Come vedete, il braccetto è anche telescopico, quindi lo possiamo allungare o ad accorciare al bisogno e stringere con questa rotellina. Lo andiamo a fissare nel suo incastro naturale, quindi si mette qui e lo facciamo scattare in avanti. La nostra idea è di avere il navigatore in questa posizione. Navigatore, ma anche monitor per guardare i film quando siamo fermi. Quindi ad esempio quando siamo seduti in dinette con i sedili anche girati, volendo, possiamo controllare i nostri filmati su YouTube quando vanno in Premiere, vedere le chat, oppure guardare anche un film che ci possa interessare. Qui devo solo individuare la posizione esatta, corretta. Qui abbiamo anche l'ingresso per i CD, quindi mettendolo in questa posizione posso utilizzare anche il nostro lettore CD. Diamo una bella pulita e poi andiamo a fissare la ventosa in questa posizione. Andiamo a stringere tutte le viti di fissaggio. Ok, monitor fissato, andiamo a rimuovere anche la pellicola protettiva. Una volta installato il monitor c'è da installare la telecamerina. Ci sono varie possibilità per montarla. La più classica è di metterla sotto la targa. Ad esempio la potremmo avvitare qui sotto e far passare tutti i fili all'interno della lamiera dello sportello. Siccome noi abbiamo anche il gancio traino, vorrei mettere la telecamerina in una posizione più nascosta e secondo me anche migliore, più strategica, ovvero di utilizzare la presa per i cablaggi di un eventuale rimorchio. Vedete, qui abbiamo l'attacco per i cavi del rimorchio e l'idea mia era di montare questa telecamerina qui accanto, messa in questa posizione, così la posso avvitare tranquillamente sulla plastica e in una posizione dove dà poco nell'occhio. Mi permette comunque di avere una bella visuale su tutto quello che ho dietro quando inserisco la retromarcia, e quindi secondo me potrebbe essere una buona idea. Come vedete, la telecamera è dotata di due connettori. A questo connettore vanno collegati i fili elettrici che andranno collegati alla luce della retromarcia. In questa maniera, quando noi inseriamo la retromarcia, arriva corrente, si accendono le luci, le lampade della retromarcia e arriva corrente alla telecamera, facendo sì che questa si possa accendere. Una volta accesa la telecamera, tramite il connettore giallo arriverà il segnale video al monitor, che automaticamente switcherà qualunque immagine abbia sul display nella visuale che ci darà la telecamera. Quindi quando metteremo la retromarcia vedremo tutto quello che abbiamo dietro il nostro mezzo. Sono andato anche a controllare il cavo che porta il segnale video dalla telecamera al monitor. È un cavo di 10 metri che possiamo praticamente far passare ovunque, quindi anche qui ci sarà da studiare bene dove farlo passare. A questo punto attacchiamo tutti i cablaggi. Abbiamo attaccato il filo della retrocamera, andiamo a mettere il cavo dell'alimentazione,
Abbiamo anche una porta USB e l'ingresso per una scheda SD. Qui abbiamo i due connettori gialli per il segnale video, li colleghiamo, mentre al cavo rosso colleghiamo i fili che andranno poi collegati alle luci della retromarcia. Bene, andiamo subito a collegare il cavo dell'accendisigari e vediamo se funziona e se si accende. Ecco qua, viene la scritta CarPuride e vedete tutte le app come abbiamo sui telefoni. A prima vista l'angolo di visuale sembra essere molto buono, mi sembra che si veda molto bene da tutte le angolazioni, quindi sia dal lato del guidatore che del passeggero abbiamo una bella visuale. Il display è anche bello grande, quindi ci permette di vedere tutto in maniera più adeguata. Abbiamo una bella definizione e lo possiamo collegare sia con il Bluetooth che con il Wi-Fi al vostro telefono, sia che abbiate Android e sia che abbiate l'iPhone. Vedete, il monitor è completamente touchscreen. Da qui ci sono le varie opzioni, qui possiamo regolare gli alti e i bassi, tutte le frequenze per la musica. Abbiamo il tasto del setting dove possiamo scegliere la lingua, andiamo a mettere l'italiano, possiamo abilitare il wifi, il bluetooth, possiamo utilizzare lo specchio della fotocamera posteriore, la possiamo abilitare o disattivare. Abbiamo l'ingresso USB che ora attualmente mi dice non abbiamo dispositivi. Possiamo collegare il telefono. Ora mi dice di andare su Bluetooth e collegare tramite Bluetooth appunto il nostro telefono. Tramite la funzione Autolink possiamo fare il mirroring dello schermo dell'iPhone o di un telefono Android, a patto che questi siano cablati, quindi possiamo utilizzare la porta USB per connettere direttamente i nostri device. Da questo tasto possiamo accedere alla nostra micro SD all'interno, che però non abbiamo messo. Abbiamo le funzioni di audio output. Possiamo collegare l'impianto audio di questa stazione multimediale all'impianto delle nostre casse del veicolo e abbiamo tante funzioni, altoparlante, trasmissione FM, vedete qui abbiamo la radio. Tramite questo tasto possiamo anche decidere lo sfondo, quale immagine vogliamo avere di fondo, quindi tutta una serie di opzioni molto interessanti. Ora dovremo solamente provare a collegare il nostro telefono e vedere cosa succede. Una funzione interessante di questo dispositivo è che noi lo possiamo collegare anche alla nostra presa accendisigari dell'impianto elettrico sul nostro van, quindi questo qui non deve stare per forza di cose posizionato sul cruscotto, lo possiamo piazzare anche sul nostro tavolo e guardare la televisione mentre noi mangiamo comodamente seduti qua in dinette. Sul retro del display vedete anche questo sensore che è il sensore della luce. Cosa succede? Che quando abbiamo tanta luce il display si illumina di più. Se noi andiamo a coprire il sensore, ci metto un dito sopra, vado a simulare l'ingresso ad esempio in una galleria, vedrete che questo abbasserà l'intensità luminosa. Basta appoggiarlo anche sul tavolo e dopo pochi secondi, vedete, si affievolisce la sua luminosità. Tra le connessioni link telefoniche, qui vedete abbiamo il sistema Android, CarPlay, iOS Mirror, quindi ci sono varie possibilità, AirPlay, quindi abbiamo molteplici connessioni, le possiamo abilitare o disabilitare in versione automatica o manuale. Tra le varie opzioni possiamo andare anche a visualizzare l'impostazione Park Line, ovvero queste sono le linee di distanza che ci mostra poi la telecamera quando facciamo la nostra retromarcia. Ora non abbiamo l'immagine della telecamera perché questa è scollegata, ma immaginate di dover fare manovra con questa visuale, quindi è importante poi capire bene anche le varie linee a quanti metri possano effettivamente corrispondere. Quindi in fase di installazione anche della telecamera andrà fatto un test delle distanze, in modo che sappiamo che ad esempio la linea rossa corrisponde a mezzo metro, quella gialla a 2 metri e via via, perché tutto ovviamente dipende dalla posizione della telecamera. A questo punto proviamo a collegare il telefono al CarPuride. Siamo riusciti a collegare il telefono al CarPuride, consenti per vedere le mappe e qui ci fa vedere il navigatore, fa vedere la nostra posizione sia in modalità 3D che 2D. Posso anche ascoltare la musica all'interno del telefono, posso accedere alla mia rubrica su WhatsApp, vedete possiamo accedere a Telegram, a Spotify, WhatsApp, Google Maps, l'applicazione che usiamo per i parcheggi, Easy Park. Praticamente sono riuscito a riprodurre quello che vedo sul telefono sul monitor di questo dispositivo. Una cosa che pensavo facesse, che invece
ora così di primo acchito sembra che non faccia, è di avere la possibilità di installare delle mappe proprio qui dentro e di usarle in modalità non in linea, che era poi quello che ci interessava principalmente. Al momento questa funzione sembra non essere supportata. Dobbiamo capire bene se possiamo inserire questa opzione, ad esempio caricare Maps.me dentro la memoria del Carpuride o sfruttando la schedina SD che possiamo inserire. Allora, come vedete abbiamo abilitato la mappa satellitare. Ora siamo fermi, ma praticamente ruotando il telefono mi ruota la visuale sul navigatore, perché ovviamente tenendo il telefono fisso quando guidiamo questo segue l'andamento del nostro telefono. Ora siamo in modalità connessa direttamente con il telefono. Possiamo mettere tra le opzioni anche la visuale non satellitare ma normale. In questo modo vediamo Google Maps come lo vedremmo normalmente sul telefono. Stiamo adesso guidando utilizzando il navigatore sul nostro Carpuride. Devo dire che il display è molto luminoso, vero? Si vede molto bene. Molto bene. E risponde bene ai comandi. Ma io lo voglio vedere in funzione quando Fede inserisce la retro. Perché per me sarà una gioia, ragazzi. Io l'ho voluto fortemente per questo, perché Fede quando arriva nel momento del parcheggio e non vede dietro mi fa scendi al volo e io mi lancio tutte le volte dallo sportello, corro per vedere dietro e aiutarlo nella manovra, così starò comodamente seduta e lui vedrà dal super display. Non male, no? Ora vedete questo cavo temporaneamente collegato al pannellino di controllo posteriore, perché la presa per l'accenno dei sigari è impegnata per la nostra dashcam. Dovremmo quindi inserire su questa porta uno sdoppiatore. Un altro lavoretto per te. Ci sono tanti lavori da fare. Uno apre un pacco pensando di fare le cose in 5 minuti e invece no, ti si apre un mondo. Devi tirare fuori l'avvitatore, avvitare la telecamera. Piano piano faremo tutti i nostri interventi. Ma comunque sono tutte migliorie e upgrade per il nostro Charlie. Ma anche per noi, ora noi diamo la colpa a Charlie, ma soprattutto per noi. Il display, per me che ho problemi di vista, sinceramente è una manna dal cielo, perché tutte le volte, a volte Fede guardami la strada, così gli davo una mano sul telefono, se no gli occhiali da lettura diventa un problema, quindi qui sinceramente lo vedo molto bene. Ma si vede bene, ora che per esempio c'è il sole molto forte, il display comunque è molto nitido. Sì, ora ci sta battendo anche la luce del sole, ma si vede bene. E il telefono, come vedete, è spento ed è freddo, non sto consumando la batteria del telefono. Anche quello ogni tanto si riscaldava, andava in ciampanello. Esattamente. Quindi questa opzione mi piace tanto. Dobbiamo collegare ancora la telecamera, faremo un po' di esperimenti e vedremo come funziona, se soprattutto la qualità della telecamera stessa rispecchia le nostre aspettative. Ora per esempio arriva un raggio di sole e il display è nitidissimo. Vedete che comunque si vede bene. Continuano i nostri esperimenti con il Carpuride. Stiamo navigando con Maps.me, perché abbiamo visto che Google Maps richiede comunque la connessione. Siccome noi vogliamo testarlo in mancanza di segnale internet, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scaricato sul telefono Maps.me, abbiamo scaricato le mappe della zona in cui ci troviamo e le stiamo riproducendo sul nostro navigatore. In questa maniera siamo in modalità offline, quindi non consumiamo internet, siamo completamente indipendenti sotto questo aspetto e utilizziamo appunto la cartografia che è nella memoria dell'app Maps.me. In questa maniera funziona molto bene, ci dà sia la velocità attuale, siamo a 72 km/h, e il limite di 90, quindi è molto comodo anche sotto questo aspetto. Purtroppo abbiamo scoperto che non c'è la possibilità di installare delle applicazioni direttamente all'interno di questa console, ma possiamo farlo solo tramite uno smartphone collegato in modalità wireless oppure cablata. Questo è un peccato perché siamo comunque legati al nostro telefono, anche se siamo in modalità offline.